Amici, eccoci ad un nuovo video della risalita verso nord dopo aver completato la Panamericana con il nostro van. Come vi avevamo detto nel video precedente, il primo passo per continuare a viaggiare sarà eseguire delle operazioni di manutenzione importanti al nostro Ducato. Lui è Luis, 100% argentino, meccanico praticamente da sempre. Riesce a smontare un motore intero e a rimontarlo in meno di 8 ore. Preciso e affidabile, mentre beve il suo mate sarà il nostro riferimento nei prossimi giorni. Oggi, dopo 330.000 km, di cui 85.000 da quando Nirvan è nelle nostre mani, cambieremo la frizione qui in Patagonia. Perché proprio qui? Perché ci siamo resi conto che durante la risalita verso Buenos Aires questa componente potrebbe lasciarci da un momento all'altro. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono in viaggio e senza Serena perché l'ho lasciata fare qualcosa di meglio, di più interessante. Finalmente è arrivato il giorno in cui cambiamo la frizione al nostro Ducato dopo la bellezza di 332.000 km. Questo Ducato su cui stiamo viaggiando ormai da 3 anni l'abbiamo preso di sesta mano, ovvero c'erano 6 proprietari prima di noi e l'abbiamo comprato con 250.000 km. E durante la Panamericana già sapevamo che la frizione poteva cedere da un momento all'altro, però Nirvan ha ben deciso di farla durare fino alla fine del viaggio a Ushuaia, ma durante la risalita questo fenomeno che adesso vi faccio vedere si è accentuato particolarmente. Ecco, se sono in salita a 2200 giri più o meno, schiaccio l'acceleratore e guardate, va su di giri e poi ritorna al suo posto. E questo vuol dire che il disco della frizione ormai è consumato. È un intervento di manutenzione ordinaria che dobbiamo fare assolutamente per continuare a viaggiare in sicurezza. Per fortuna, grazie a un nostro contatto, abbiamo trovato un meccanico di fiducia che ci farà questo lavoro oggi. Adesso sono sulla ruta 40 e mi sto dirigendo dal meccanico a Bariloche che ci sta aspettando e ovviamente sono in ritardo. Diciamo che nel gergo spagnolo questo fenomeno si chiama pattinaggio dei dischi. Non so, in Italia forse è lo stesso, si chiamerà slittamento o qualcosa del genere. Se si trascura quello che sta succedendo, il rischio è quello di rimanere praticamente a piedi, cosa che non vogliamo assolutamente che si verifichi. Siccome è la prima volta che vedremo praticamente smembrare il nostro van, sono particolarmente curioso di vedere come lavorerà il meccanico argentino che abbiamo scelto e poi alla fine del video vi dirò quanto ho pagato in tutto. Intanto sto guidando nella comarca andina, siamo al parallelo 42 sud, l'unico pezzo di Argentina che è veramente più simile alle nostre Alpi, con alberi, foreste, cime innevate e soprattutto tantissimi laghi dove ci siamo fatti un sacco di bagni in passato. Grande Nirvan che ce l'ha fatta, sono arrivato dal meccanico, vediamo un po' come va. Carlo, mucho gusto. Il primo passaggio è ovviamente smontare tutto. Luis e il suo aiutante non ci mettono molto a capire come smontare la pesantissima cassa del cambio. ¿Quieres traernos mañana? Vale. Questo è il ricambio che sono riuscito a trovare e guardate un po', disco completamente nuovo e spingidisco e poi c'è il cuscinetto che è questo qua, tutti i pezzi originali Fiat, c'è scritto qua della Valeo e ho visto che sono prodotti in Turchia. Allora, i meccanici hanno smontato tutta la cassa del cambio, infatti qui si possono vedere ancora le polveri dell'altopiano boliviano che sono rimaste incastrate dopo quella strada che abbiamo fatto. E questo è l'interno del cambio, c'è ancora un po' di polvere, è la prima volta che viene cambiata la frizione che è qui. Questo è il disco originale che ormai ha 20 anni e si è praticamente cristallizzato, ci si può specchiare, è terminato, finito. Tra l'altro il meccanico mi ha detto che il cuscinetto spingidisco era rotto, infatti fa questo gioco qua, era andato praticamente dentro e infatti la frizione era proprio terminata. E qui c'è la nuova frizione originale della stessa marca
della prima frizione. Ha mandato a rettificare il volano, che per fortuna non ha dei problemi, quindi sta facendo un lavoro magnifico veramente. E poi è veloce, è super pulito. Nirvan è praticamente tutto sventrato per la prima volta. Sono contento. Yo estoy feliz, muy feliz. Sí, que todo está bien, que el repuesto es correcto. Lo digo cuando decía, eso lo decía, yo vivía allá en España, Barcelona. Ah, sí. Y cuando Ibrahimovic cayó al Barcelona, después de estar en el Milan, decía, sono molto contento. Decía Ibrahimovic. Lo único que decía. Hay que pasarle una tela de desmedir, sí, ok. tela de desmedir para que lo raye Sí. y el disco se acomode bien. Y después tiene que centrarlo para que no salga hueco. Exacto. Hay que centrar el disco. Ogni volta che arriva un pezzo nuovo per il van sono molto soddisfatto perché possiamo abbassare al minimo la probabilità che si verifichi un problema. Luis è un meccanico che ci sa fare, non perde tempo ed è molto concentrato. Mi sta insegnando tante cose nuove e anche questo fa sicuramente parte del viaggio. In molti vengono da lui qui a Bariloche perché è gentile con tutti e tra un mate e una ciarla oltre a me arrivano anche altri spettatori. Ragazzi, vi devo confessare che prima di questo intervento mi sono informato molto su YouTube per imparare bene la frizione e proprio per capire se il meccanico stesse facendo il lavoro giusto. Sono interventi che comunque durano, togliere la cassa del cambio è un intervento molto costoso e ci vuole molto tempo e quindi va fatto una volta e poi ce lo possiamo dimenticare. Tra l'altro non solo il materiale è terminato, però se si fa un po' di pressioni con i pollici il materiale è fessurato, è rotto, cioè si potrebbe sgretolare nelle mie mani. Ormai è diventato un pezzo di antiquariato. Questo me lo conservo, me lo appendo sul muro del van. Ecco la differenza tra i due dischi, tutta un'altra cosa. Cioè, qui c'è del materiale, qui è praticamente finito, è rimasto soltanto il ferro. E adesso qui il meccanico ha scartavetrato per creare una superficie un po' più ruvida dove poi questo disco della frizione andrà praticamente a lavorare. Il volano è stato rimesso al suo posto, adesso è il grande momento, viene messa la frizione nuova. Ogni vite è molto importante che venga avvitata con una coppia di serraggio ben precisa. Una cosa dove bisogna fare molta attenzione è a centrare il disco della frizione perché ha parecchio gioco. No. Vi devo confessare che sono particolarmente teso per questo montaggio perché non essendo un veicolo così utilizzato qui in Argentina, cioè ci sono però non tanti fanno il cambio della frizione, tutti i pezzi come vi dicevo devono andare al loro posto e deve essere annullato tutto questo gioco tra i dischi, le viti devono avere la coppia giusta, insomma devono essere fatte una serie di cose. La cura che bisogna avere nel montaggio della nuova frizione deve essere maniacale e tutto deve essere fatto in maniera molto meticolosa. Però in questo momento i meccanici stanno avendo un problema perché hanno scoperto che per mettere il cuscinetto spingidisco c'è bisogno di un estrattore. Ecco, questa è la cassa del cambio, questo è il cuscinetto e questa è la leva della frizione. E in pratica per mettere il pezzo qui correttamente bisogna svitare questo vitone e per farlo c'è bisogno di un estrattore.
che però qui il meccanico non ha. Quindi adesso stanno andando a chiedere alla Fiat qui a Bariloche se ci possono aiutare, se no bisognerà ricorrere al metodo casero. Si hay esa herramienta acá en Argentina, de salir cara. Sale cara Italia, $100. Sí, imagínate. Non essendoci l'estrattore, adesso Luis, il nostro meccanico, praticamente sta cercando un modo alternativo per togliere questo perno, praticamente spingendo nel senso contrario. E a poco, ecco qua, a poco sta venendo su. Esto es chimichurri. Chimichurri. Mira. Funciona muy bien este chimichurri. Sí. Mejor que el chimichurri. Ya cómo está saliendo. Mejor que el chimichurri. Sí, ya salió, perfecto. Mejor que el chimichurri del asado. Ahorraste $100. Sì. Eccolo. Adesso il cuscinetto reggispinta è stato messo alla perfezione, il perno è stato rimosso e questa è la posizione che dovrebbe avere quando io schiaccio la leva del cambio. Que se salió el segurito del cucinet, por eso se pudo desmontar fácil. Estaba un poquito gastado y se ve che se salió. Infatti il vecchio cuscinetto reggispinta era praticamente incastrato nel disco perché questo fermo era rotto, aveva ceduto e io non so come ho fatto a guidare perché non c'era questo movimento fluido che c'era adesso. Ecco. Magari per gli intenditori di meccanica sicuramente questo discorso sarà più chiaro. Capisco che questo video è veramente un po' difficile, però ci tenevo a farlo perché è veramente un capitolo fondamentale della manutenzione del nostro van e la stiamo facendo fuori dall'Italia, in Argentina, dove è un paese dove c'è il Ducato. Adesso il lavoro è difficile, rimettere la cassa del cambio a posto. Pesada. Quanto pesa más o meno? 50 kg? Por ahí. Madonna, che roba. Tranquilo. Bueno, ¿cómo estamos? Ahí tendría que darle. Esa está muy fuerte, para que te corran. Un momento fondamentale questo, mamma mia. Sono super teso ragazzi, super teso, cioè non potete capire. Ya cerrando la caja, se ha acoplado bien, ha costado un poquito nada más donde es pesada, pero nada. Entonces se está quedando bien por ahora. Sí. Todas las piezas están bien. De momento va todo bien. Creo que en media hora Ah, está listo. già media ora, wow. Praticamente sta lavorando da 3 horas, 4 horas. Sí. 4 horas. Qui c'è il nostro motorino d'avviamento che ancora regge. El motorino. Qui ci sono tutti i colpi che ha preso il cambio in Bolivia. Mamma mia. Bene, i ragazzi hanno quasi finito, adesso è iniziata la parte di rimontaggio totale. Quindi oltre a stringere tutte le viti della cassa del cambio, bisogna rimettere a posto la leva della frizione. E poi quando tutto sarà finito faremo la prova del 9. Un altro problema che avevamo era questa parte del condotto di reazione che è praticamente squarciato. È in pratica il collegamento tra questo tubo e quest'altro tubo. Ora che stiamo facendo tutti questi smontaggi andiamo a cercare la parte di ricambio e speriamo di trovarla, vediamo se la troviamo. Siamo andati al negozio e abbiamo preso un altro pezzo che adesso ho montato io qui. Eccolo qua. Quindi abbiamo risolto questo problema perché non c'era il pezzo uguale e allora abbiamo risolto
prendendone uno simile e anche più spesso e resistente. Ed ecco il pezzo completo del filtro dell'aria, che adesso mettiamo qui. Tra una riparazione e l'altra adesso bevo anche io il mate, che è buonissimo, fa bene. Guardate, è tipico argentino e praticamente ci sono queste erbe che vengono infuse con acqua calda. Si può aggiungere anche un po' di zucchero. Top. E tra giri infiniti di mate, l'infuso sudamericano che fa bene al corpo, il van viene riassemblato e in poco tempo torna meglio di come lo avevamo comprato. È arrivato il momento di provare, vediamo un po'. Hanno rimontato tutto e adesso riaccendo il Ducato dopo un giorno. E sta sicuro? Sì? Non esplota? Proviamo. Ragazzi, lo sto facendo veramente, sono abbastanza teso. Adesso in folle, vediamo un po'. Tra una vita e l'altra si beve mate sempre. Adesso andremo a fare un giro di prova con la frizione nuova e vediamo se è tutto a posto. Mamma mia, non ci posso credere. Sto lasciando per la prima volta la frizione. Oh, è otra cosa! È otra cosa ora! Ok ragazzi, qui il mio stupore è assolutamente reale. Posso dire con certezza che non avevo mai sentito l'ostacolo alla frizione così fin da quando lo avevamo comprato nel 2019. Sì. Es como aprender a manejar otra vez. Essendo il mio primo mezzo di proprietà e non conoscendo nulla di meccanica, mi stavo rendendo conto che forse avrei dovuto cambiare la frizione prima di partire per questo viaggio. Ma è andata così e alla fine ci è andata anche bene. Está poco spazio, eh? No pasa res, dijo el catalán. Wow, è otra cosa ora. Sì. Incredibile, è un mezzo nuovo. Cioè, non va più su di giri, adesso sto facendo questa salita in terza e va bene, va una meraviglia. Sembra di guidare veramente un altro mezzo. Grande Luis! Grazie mille. Bene ragazzi, io mi sto abituando praticamente a guidare un nuovo mezzo perché non abbiamo mai avuto il pedale della frizione così ben messo. Grazie per aver visto il video fino a questo punto, è stata davvero una giornata incredibile perché seguire il meccanico a me ha appassionato molto e ho imparato tantissime cose nuove. Adesso vi dico un po' i costi. Per rifare la frizione abbiamo pagato 250 euro il ricambio originale Fiat e per la manodopera abbiamo pagato Luis 150 euro per un totale di 400 euro, che non mi sembra neanche tanto per un intervento così importante al nostro Ducato. Bene, adesso vado a prendere Stere che è arrivata e ci vediamo domani.